Sì, ok, abbiamo iniziato per Walter. Ciao Elena. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Mhm. Ehm, Come lo vedi? Lo vedo in una specie di spazio enorme che potrebbe essere simile a un capannone. Mhm. E ci sono tipo non so, si possono dire, potrei paragonarli a dei carrelli sospesi, ok? Mhm. Mm, che rappresentano praticamente la vita sua, di sua mamma e di sua figlia, ok? Eh, mm, mm, Davanti a sé invece per terra ci sono, per terra, diciamo in piedi davanti a lui, ci sono la rappresentazione di lui, la rappresentazione di sua mamma e la rappresentazione di sua figlia, ok? Che sono quelle che ci sono ora. Mhm. Diciamo che le vede lui in eterico, le vede congelate. Ora, Anche congelate la sua, anche la sua, sì, quella di se stesso. sì, congelate, Mhm. cioè che non riescono a uscire, ecco, no? Fermi lì, sempre fermi lì. E i carrelli che invece, Frizzate. sì, frizzate, invece i carrelli che rappresentano le loro tre vite, ok, sono Mhm. quelle che lui vorrebbe mettere al posto di quelle tre e incastrarle come vuole lui, ma non si riescono a portare giù e incastrare. Non Ok, so. quindi la sua visione della sua attuale famiglia, sua figlia e sua madre, è quella che lui ha sotto il naso in questo Mhm, momento. sì. Non sono loro davvero. No, 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 è la visione, esatto, la visione di come stanno vivendo tutte e tre, ecco. Ok. Quindi per far chiarezza le chiamiamo tutte e due la figlia Mhm, e la madre e le invitiamo nel cinema. sì. Mhm. Come le vedi? Sì, la figlia la vedo, sì, sono tutte e due sedute in prima fila, ok? Molto interessate a quello che uscirà. E la figlia la vedo collegata diciamo, allo schermo del cinema con delle cuffie. Che significa più attenzione? Esatto, esatto, non vuole essere disturbata da niente. Ok, ti chiedo un piccolo sforzo. Adesso vediamo i soliti valori, vibrazione, in ordine di lui, Walter, della figlia e della madre. Sì? Sì, allora, Walter 1,3 Vibrazione. miliardi, sì, Sì. vibrazione 1,3 miliardi, Figlia, 7,5 miliardi, madre, 3,2 miliardi. consapevolezza. Allora, 123, Mhm. ehm, la figlia 166 Mhm. e la mamma 153. Solo la PS. 34, 43, 29. Vite precedenti.
1826, Mhm, 1381, mhm. 1508. Percentuale di cervello utilizzata. 9.2, Mhm, 9.4, mhm. 8.9. Ok, in linea di massima vince la figlia. Mm, Più o meno seconda classificata la mamma e l'ultimo è Walter. mm. Eccezione fatta per il cervello e forse la PS, che la mamma è veramente poco, 29. Mm, Però 34 non siamo così lontani. mm. Però ha una vibrazione molto più alta, una consapevolezza alta, poche vite, la mamma diciamo vince. Non è una gara, non ce ne frega assolutamente niente, li teniamo lì. Mhm. Anzi, facciamo subito il lavoro sui disincarnati, così non ci pensiamo più. Apriamo il portale aureo, Mhm. chiamiamo tutti i disincarnati di Walter, di tutte le sue generazioni, e facciamo un invito preciso, se non è già andata nel portale aureo, in qualche altra pulizia, perché madre e figlia di Walter sono nostre clienti, della ex compagna di Walter, madre della figlia. Sì, è già andata, non la vedo. È già andata. Mhm. E i parenti? Quanti arrivano? 78. Sono nuovi, Sì, che nuovi, non quelli hanno nuovi. Mm, risposto ad altri appelli. esatto, sì. Vi salutiamo tutti. Ciao ciao. Mhm. Interferenze eteriche di Walter. Sì, a questa mantide. Sì, a questa mantide che in collaborazione con le entità mentali fa sì che mm, il tenore di vita di Walter sia sempre alla base. Minimo, Sì, indispensabile. esatto. Mm, per tutto, diciamo. Mm. Poi? Poi Questa c'è è un una, hai detto mantide. sì, poi c'è un leonide. Mm. E poi un falconiforme. Ediella? Ce ne sono due fuori. Entità mentali mai analizzate in questo caso. Allora, ce n'è una di livello 5. Una di livello 3 e una di livello 2. 2. Allora, 2 lo vedo proprio che nel rapportarsi con gli altri ehm, gli devia la comunicazione. È come se gli facesse prendere la strada più lunga. Mm. Sì, quindi usa proprio parole in più, vie lontane prima di arrivare al punto e quindi poi il discorso si perde. La 3 è fa sì che Walter si è proprio improntato a mm,
focalizzare il suo obiettivo nel, come posso dire, proprio inconsciamente è come se lui volesse modellare, ecco, la sua famiglia, quindi le persone della sua famiglia. Anche, diciamo, ha un'idea di unione, c'è tutta una sua idea di unione, cioè devono essere per forza sempre loro tre che vanno, quindi la vita di uno deve girare intorno alla vita dell'altro e devono andare d'accordo in questa cosa. Ecco, per lui quello è quello che l'entità mentale 3 punta a fare. Mhm. E la E 5? la 5 è quella che fa sì che lui salti dalla base all'arrivo, Ovvero? ovvero non gli fa vedere i passi intermedi. Quindi diciamo, ecco, potrei dire che ha l'obiettivo, ma è come se in mezzo ci fosse il buio e quindi Mhm. non lo fa muovere perché non sa cosa c'è in mezzo, come se ci fosse un burrone, no? Quindi questa parte, come se ci fosse questo lato che è di terra, l'altro lato di terra che è l'obiettivo, ma in mezzo c'è il buio, il burrone, e quindi là non ci posso arrivare, non mi muovo neanche. Ecco. Mhm. E anche mancando la parte centrale, gli impedisce di valutare se la fattibilità dell'obiettivo? Sì, 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 esattamente. Quindi non sa, cioè, eh, Cioè, non lo fa muovere perché non c'è il lo, buio, sì, e ma quindi intanto non lo fa neanche rendere conto dell'infattibilità o la fattibilità esatto, del progetto, perché magari è esatto, fattibile. esatto. Quindi lo vede là e lui va avanti a fare le sue cose portandosi dietro questo pensiero e basta, no? Quindi lo tiene fermo lì perché gli mantiene il pensiero, ma non gli fa vedere i passi da fare per arrivare là. E quindi è sempre statico lì. Quindi il progetto riti olistici, non lo spieghiamo, lui lo sa, è attribuibile all'entità mentale 5. Mhm. Sì, sai, Sarebbero possibili. sì, se fosse un obiettivo di vita, ok? Mhm. Dici, vabbè, mi piacerebbe arrivare lì, ma cioè, so che devo fare tutti i processi, no? Quindi inizio a fare il primo passo e poi con calma, no? Inizio con gli strumenti che ho, inizio a fare il primo passo con quegli strumenti. Ok, in realtà lui già cercava di costruire quella cosa lì, ma senza avere gli strumenti, quindi appena si è mosso si è rifermato perché là non ci può arrivare. Ma è come se questa entità mentale lo facesse rimanere lì, quindi è come se lui va avanti a fare le sue cose, aspettando che gli strumenti per arrivare lì arrivino in automatico, ecco. Mhm. Basta? Entità mentali? Basta, sì. Pianti eterici. C'è come ci sono come due fili che partono dalle spalle e arrivano alle mani, che sono controllati dall'esterno ed è come se gli facessero muovere le mani, mm, non per sua volontà, ma in altre direzioni. Mm. Mhm. Eterici. Voluti da chi? Dalla mantide, che lo tiene sempre basico e che è quella che gli fa spendere i soldi così. Per cose inutili. Sì, comprare, fare, ecco. Per tenerlo sempre lì.
Poi? Poi c'è un impianto al ginocchio destro. Che è come se ogni tanto lo fermano, no? Sì, lo fermano proprio. Cioè, quell'impianto lì serve per quando a loro serve, direi il leonide, assolutamente. Ehm, quando lo devono fermare, arriva un impulso lì e lui non riesce più a muoversi. Direi la stanchezza di cui parlava prima, forse no, riprendersi che ci mette tanto. Mhm. Leonide. Mm. E poi Poi? c'è un impianto mentale. Dove e fatto come? È tipo un cestino cilindrico a rete dove vengono, direi, rinchiusi tutti i pensieri e gli impulsi che sono collegati alla sua volontà, alla volontà della sua PS, ok? Mhm. E quindi poi nella sua testa arrivano solo i pensieri mm, ehm, creati dalle entità mentali, collegate insieme alle entità eteriche. Quindi questo impianto è proprio per assorbire eh, mm, mm, i pensieri e le intuizioni e le volontà che arrivano dal collegamento con la sua PS, proprio per deviare completamente la sua volontà. Mm, Un classico degli impianti mm, mentali. Quando mm. sono arrivati gli impianti mentali? Sono tutti? No, sono tutti? Cioè, sono tutti questi che hai detto o ce ne sono altri? Sì, no, 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 basta. Ok. Quando sono arrivati? No, da quando aveva 3 anni. Perché? Qual è la causa esoterica? Allora, lì, quando ha iniziato, penso andare all'asilo, cioè, quando vedo che inizia a avere a che fare con i suoi coetanei, Mhm. mm, è come se lui avesse avuto lì a 3 anni la capacità di vedere, eh, imparare, assorbire, direi, informazioni dal comportamento dei suoi coetanei e quindi e il movimento energetico. È come se avesse avuto degli occhiali che gli facevano vedere anche tutto il campo energetico, no? Lo intuiva, lo percepiva e raccoglieva informazioni, quindi imparava tante cose. E sarebbe stato troppo, nel senso lui sarebbe stato veramente forte così, no? Perché percepiva tutte le cose, imparava dal mondo in questa maniera. Mhm. E quindi l'hanno dovuto bloccare il prima possibile, appena ha iniziato a fare così. Quindi gli assorbivano già da allora proprio quei pensieri e quelle intuizioni e quelle informazioni, in maniera tale che lui non le vedesse più. Mm. Va bene. Causa esoterica del difficile rapporto con la madre, sempre dominato da nervosismo. Allora, l'entità mentale di livello 3, qui adesso c'è il falconiforme che la supporta ed è proprio questa volontà di modellare la persona di sua mamma come vuole lui. Mm. Vedo che c'è tanto inconsciamente, subito mi è arrivato chiaro anche prima, c'è proprio la volontà di mm, far sì che Fare il loro, clan. esatto, bravo,
no? Fare Esatto. il clan, vivere tutti insieme sotto lo stesso tetto, Esatto. con lo stesso progetto lavoro, Mhm. e tutti insieme appassionatamente, ma la figlia avrà la sua vita, la Mm, madre ha le anche. sue amiche, la sua vita, Mm. il suo lavoro, e lui potrebbe avere anche la sua vita. Magari forse Mm. questa è la causa esoterica del fatto che quando torna nella città di origine, in tempo 2 giorni, e lui è già a terra di energie. Certo, si vuol fare una cosa che, cioè, mette tanto di quell'impegno intento in questa cosa che non, no, cioè, proprio So, gliela succhiano, sì. più sta fuori e più le cose girano bene, indipendentemente Infatti, poi dal posto in cui va. no, ma infatti perché ognuno si fa la sua vita ed è quello che deve essere. Cioè, è come se gli avessero fatto credere che se non stanno vicini, attaccati, sparisce l'amore, no? Nel profondo. In realtà non è così. Cioè, Ok. l'affetto c'è sempre, assolutamente. Mm. Walter, io te lo dico, ti vedo bloccato da diverso tempo. Se ci sei ancora, scrivimelo nella chat. Sì, ci sono, una cosa così. Ok, stessa domanda, rapporto difficoltoso, non nervoso Mm. con la figlia. Stessa Uguale. risposta. Sì, sì, Ah. sì, assolutamente. Mm-mm. Diamo un'occhiata, anche se io non vorrei, al cane, che poi è della figlia e della madre, manco il suo. Quando lui torna a casa, il cane nei suoi confronti è molto nervoso, abbaia, vuole anche morderlo. Sì, è come quasi se avesse visto questa cosa, no? Cioè, come se creasse una sorta di corrente, lui a cercare di modificare la situazione. Il cane la sente, la percepisce. Hanno queste antenne proprio eteriche. Mm. Mm, sì. Scusa, ne approfitto, ma non è il caso di Walter, ma cosa succede quando un uomo, una donna, un ragazzo, una ragazza si lega in maniera molto stretta a un cane, in generale? Quasi che il Gli dà cane un diventa il carico. fidanzato, la fidanzata, Allora, il fidanzato. Adesso ti mm, vedo, Walter. Un dà po' un a scatti, carico, sì. Vai, vai. dà un carico all'animale, in questo caso il cane soprattutto, ai cani. Eh, Responsabilità. sì, Quale? energetico. È, è quello Quello di di essere fidanzato o fidanzata, sì, figlia, fratello, sorella. sostituire, è come, in eterico è come se io vedessi questa persona a cui in quel momento lì, in quella situazione lì, sua, no? Personale, è come se non si sentisse completo senza qualcun altro, no? Cioè, la Mhm, maggior parte delle persone, diciamo, medie, hanno ancora questa cosa, che devono trovare l'altro per completarsi, no? mhm, E quindi a livello energetico è come se creassero proprio uno spazio da riempire mhm. e danno questo carico proprio energetico, a livello energetico all'animale, al cane. E quindi il cane si sente in dovere di produrre tutta l'energia per completare. Mhm. Quindi il Ok? cane diventa figlio, il cane diventa compagno, Sì. il cane diventa fratello, Mm. ma ci sono delle entità Padre anche. specifiche o solo entità di volta in volta differenti? Comunque sono entità. Beh, entità mentali, l'entità mentale che fa questa cosa, che crea, direi collettiva, cioè del vuoto che si riempie col completamento di qualcun altro. Mhm. Dico proprio, ecco. Ehm, e la collegherei proprio tipo a un leonide. Mm. Sì, c'è dietro la forza leonina del leonide. Quindi se vogliamo, a volte entità mentali, ma comunque la regia è nelle razze, Sì, tra le razze, nelle mani di quella più importante. I esatto, sì, felinoidi sono sì, sopra esatto. tutte le razze, sono sotto i caponi, i grandi capi, ma sono... ok. Sì, sono quelli che Siccome agiscono, che riescono a agire sempre subito, no? Mm. il cane è un po' di famiglia, però diciamo che potrebbe essere della madre e della figlia. Una delle due subisce questa interferenza leonide. La figlia, Ancora, l'ho già visto prima, sì.
Dopo la sessione che abbiamo fatto, siamo ancora lì? Gli è tornata questa mancanza. Mm, Non sostituite le persone con gli mm, animali. eh, È una grandissima cazzata. mm. Poi se lo volete fare, fatelo pure, problema. Va bene, mandiamo questo messaggio a tutti quelli che sono innamorati del loro cane e gatto. Mhm. Gli hanno dato un nome da persona, saltano le vacanze per colpa del cane e del gatto, non fanno delle cose per colpa del cane e del gatto, mandano a put delle relazioni per colpa Mm. del gatto e del cane, modificano profondamente la loro vita per colpa del gatto e del cane. Gli animali sono animali, vengono Mm. trattati come persone è un errore, vengono trattati come animali, ok, ci siamo. Quando Mm. vengono trattati come persone, le entità fanno la festa e ballano fino a notte fonda. Mm. Mm? Mm. Ricordatevelo, Mm. poi fate Mm. come volete. Animali, animali, persone, Mm. persone. Trattare una persona come un animale non è tanto bello, trattare un animale come una persona neanche. Quindi Anche, è tanto quanto. diamo questa informazione anche al cane. Causa esoterica dei problemi da sempre. Io Walter ti vedo ancora bloccato, ma tu mi senti? Sì? Se sì, mi scrivi nella chat che mi senti. Causa esoterica dei problemi di soldi e lavoro. Sì, allora metto insieme l'entità mentale di livello 5 insieme alla mantide. Assolutamente. Una che gli fa fare, che mantiene questo buio tra il momento attuale e l'obiettivo, e in collaborazione con la mantide che fa sì che lui, proprio con questo movimento delle mani, che spenda tutto quello che guadagna senza lasciare niente per rimanere sempre lì. Mantide. Mm. Causa esoterica dell'aver trovato l'attuale lavoro, non particolarmente edificante, però sicuro, non così impegnativo, non diciamo quale, non così impegnativo e ok. Allora, io direi che è chiarissimo il messaggio della PS, è la PS, lui ha ascoltato la PS, quindi Mm, lontano, quindi da solo, in una vita, cioè vivere da solo la sua vita, con un mhm, lavoro normale, cioè mhm. Non è imprenditoriale. ripartire, praticamente Mhm. è ripartire con tutta una roba nuova, da zero di nuovo, nel nuovo. Ok, direi anche non imprenditoriale, Mm. che sì, è viva, ma è legato alle Eh, mode, al mercato, alla crisi, alle presunte guerre, a sti cazzi, ok, alle mm, punturine, alle influenze, a tutte queste robe qua. Lui fa un lavoro, è pagato, ha uno stipendio, ciao, mm, ripartire da zero, bene, mm, ripartire da zero, ma va bene, ok. mhm. Qual è il nuovo step secondo la PS? Esatto, stavo per dirlo, perché è proprio quello che mi è arrivato, centrarsi, quindi allenarsi a tenere vibrazioni alte per decidere cosa vuol fare da grande per il suo benessere. Ok. Questo secondo me è Questo, importante. mm, Imprenditore piccolo, tipo Canapa Light, è fallita. mm, Progetto olistico, mm, veramente complesso e anche interferente, io direi, visto che mm, non ce n'è una che va, dalle costellazioni familiari a Reiki a non so mm, cosa, è tutto un campo minato continuo. Io lascerei perdere, mm, francamente, visto che non c'è un background, uno storico, un passato, non sei maestro yoga, non sei... Io lascerei perdere. Scusatemi se in questa sessione do tanti consigli che non dovrei dare, ma è un campo minato l'olistica, è un campo minato. mm. E, diciamo, la PS dice proprio appunto, mm, centrandoti, vedere cosa vuoi fare da grande verso il tuo benessere, ok? E con questo lavoro, ora che sarai di nuovo completamente pulito, un'altra occasione per partire pulito, ok?
spendere quello che ti avanza per creare quell'obiettivo lì, step by step, non subito, ma proprio a gradini. Questa è l'esperienza, devi passare attraverso questa esperienza per far sì che questo ciclo finisca, se no la PS te la ripresenta. Ecco, adesso è proprio Chiara, lei che dice così. Mm. Ok. Causa esoterica dalla difficoltà a attuare cambiamenti. Vabbè, era proprio queste entità mentali, eh, vabbè, la 2, neanche più di tanto, la 3 e la 5 insieme alla mantide, assolutamente, che lo tengono lì, proprio fisso sulle sue cose, fermo lì. Mhm. E casa di origine, pesante, tornare lì, non tornare lì, vabbè, l'abbiamo già detto. Mm, Una figlia sì, grande, una madre, non si fa la sua vita. sì. Che direi Esiste. l'ideale che mi fa vedere la PS è magari all'inizio stare un po' lontano un bel po', poi quando hai capito cosa vuoi fare da grande e messo le basi, se proprio ti puoi riavvicinare, ma non andare a vivere per conto tuo. Io ho un sospetto, Elena. Questo voglia di riavvicinarsi alla sua famiglia nasce da una carenza affettiva, Certo. una mancanza Mm, di un'affettività in questo sì, un momento. senso C'è, di esiste, può solitudine, esistere assolutamente. la fiamma di Sì, Walter. sì, e diciamo che se lui rimane in questa cosa, non apre di là. Invece se lui mette le basi per crearsi la sua vita, sua, e poi si apre tutto quel mondo lì. Assolutamente, era già Quindi chiaro anche la prima. sua stabilità economica, Sì, sì. la sua organizzazione nel risparmio, Mhm. nel mantenersi una base, Sì, di creare in sé, nella sua testa un progetto autonomo, esatto, esattamente, sì. non per forza un ritorno alle radici, una casa in collina, Ah, tutti insieme, le mm, galline, i mm, mm, cani, i mm. gatti. Ma il cane mi abbaia, ma non va bene. Facciamo in modo che il cane non abbai, portiamolo al canile. Magari non è questa la strada, sono solo idee, Walter. No, no, certo, nel senso, se il cane poi è da portare al canile ci penserà sua figlia, visto che è della figlia. A lui non deve, cioè, fuori dalla vita loro, concreta, eh. Poi il resto. Fiamme grezze di Walter. 6, ce ne sono 6. La più Mhm. matura, non di età, ovviamente. Ehm, lo vedo sulla costa est dell'Italia, in cima più o meno, sì. Tipo Jesolo, così. Sì, Costa Est, più o meno, Nord-Est, esatto. Sì, Venezia e Jesolo. sì, un pochino più giù, però più o meno lì. Mhm. Condizioni per incontrarla. Primo, desiderarlo. C'è, Walter, qualcuno che te... Centrarsi sull'obiettivo di cosa vuole fare da grande, impostare quella strada lì e poi ci sarà l'apertura verso quell'energia lì. Mm. cosa vuole fare da grande come lavoro? Sì, 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 come lavoro. Mhm. Non è quello attuale il suo lavoro. Magari è il contesto, quello giusto. Il contesto può essere, sì, vabbè. Mm. Sì, sì, non lo vedo malvagio come ambiente quello del lavoro che sta facendo. Diciamo che questo proprio il lavoro che sta facendo gli serve per mettere le basi economiche. Assolutamente è l'occasione ideale. Mm. Poi potrebbe arrivare a diventare direttore di tutta la struttura e quello che gestisce la cosa, risolve i problemi e quant'altro, o Mm. altro, magari.
oppure organizzare dei corsi all'interno di quella struttura in cui infatti, lui è insegnante. eh, Adesso non vorrei cioè dirlo, vedo più ma quella che ci sia parte lì, no? insegnante. Cioè più che in generale della struttura, più un settore in particolare. Mm. Poi magari inizia lì e poi... cioè, Lavorare con bambini, ragazzi o adulti? Come lo vedi in eterico meglio? Sono solo mm, consigli, visione in mm, eterico, basta. adulti. Mm, Va bene, Walter, c'è qualcuno che si è connesso a casa, tu hai un frame ogni 5 minuti, dopodiché per me sei bloccato. Mi senti? Bene. Se vuoi, se hai delle difficoltà a sentirci, prova a togliere la cam, solo la cam, così che hai più banda e riesci a seguirci meglio. Va bene, questo è il quadro. Allora, Walter ha delle difficoltà. mm, Le abbiamo analizzate, le difficoltà sono legate a delle entità mentali ed eteriche di impianti cattivi, cattivi, cattivi. mm, La storia è sempre la stessa. Chi ha mm, deciso delle entità? Lui di averle. mhm, Quindi le entità non sono assolutamente. cattive e neanche lui è cattivo o masochista, No. semplicemente è venuto qui a capire una serie di cose. Siccome io Walter non lo voglio più vedere, nel senso voglio che veramente questa sia l'ultima sessione, Mm. la PS adesso è veramente sul banco degli imputati e non se ne va da lì finché non ci dà delle informazioni importanti, non ci dà dei piani precisi, non perché così lui fa quello che dice la PS, ma ci dà delle spiegazioni. Causa esoterica di questo semipasticcio nelle vite parallele della PS, dove affondano o nella vita attuale. Direi nella vita attuale lei fa proprio vedere che è come se possiamo paragonarlo a una svista che lei ha avuto quando Walter è nato, svista nel senso che lui è nato che aveva molte potenzialità, quasi zero interferenze. E però lei si è accorta che non avrebbe fatto esperienza a sufficienza, questo mi Mm? dice, perché era veramente molto lanciato, coraggioso, che faceva esperienza, come avevamo visto prima, no? Era molto, Mm. carpiva molto dalle esperienze, così. E quindi lei l'ha vista come una vita sprecata perché non avrebbe fatto esperienze con ostacoli e quindi poi veramente preso la consapevolezza e quindi gli ha piazzato, tanto per iniziare, quell'impianto mentale e con tutte le interferenze agganciate. Ecco. Ok. Mhm. Walter, mi scrivi nella chat questa cosa. Non si è mai parlato di tuo padre. È vivo? È Infatti, morto? Lo c'è quella conosci? Lo cosa lì conosci? assolutamente. Se ne sai qualcosa, se non ne sai niente, scrivimi non ne so niente. Se sai se è vivo o morto, scrivimi è vivo o morto. Perché se è morto lo chiamiamo. Mater semper certa est, pater no, nil bon ricordo. È morto 3 mesi dopo che abbiamo fatto la prima sessione. La prima. Chiamiamolo. È già stato mandato nel portale Aureo, Elena. No, cioè, Non si è mai presentato perché? 10 anni che non si parlavano. infatti, stavo per dire, era separato da sua mamma, no? Sì, sì, sì. Infatti. Mol- Era molto lontano. Non ha colto l'energia come se fosse stato molto lontano a livello vibrazionale per il richiamo. Non gli Adesso interessa? no, no, infatti, nel senso che adesso so dov'è, ma non è che è venuto lui. E chi è È venuto? come se io no, Ah, tu l'hai è- iniziato a lo cercarlo. vedo io, esatto, Va bene, che vada o non nel vada suo nel portale spazio. Aureo è una sua responsabilità, però ci vuole lasciare un messaggio, vuole lasciare un messaggio a suo figlio.
Ha così tanto da fare da non lasciare un messaggio al figlio nel mondo dei disincarnati? Cosa sta facendo tutto il giorno? Nella sua dimensione senza tempo? È incastrato in una grossa rabbia per aver vissuto una vita che non voleva. Gli facciamo una Vic. Non la prende, lasciatemi stare. Urlando e girandosi dall'altra parte. Niente messaggio? No. Vabbè, andiamo nel portale degli asini allora. Nuovo portale, il portale degli asini. Per rifiutare una Vic ci vuole il coraggio. Nuova offerta della Vic, vibrazione, informazione, consapevolezza. Degli asini che si autocommiserano, autocommiseranti. Sai come l'ha presa? Mhm. Dicendogli che è del dottore. Cioè, quale dottore? Un dottore? Basta che sia dottore. Eh. Tu gli hai detto è del dottore e lui l'ha Sì. presa? Mm. Va bene, l'ha presa. E adesso? Che fa? Sta guardando cosa ha fatto la sua vita qua, questa vita. Sta cercando di... Continua a guardare Walter e lui, Walter e lui, perché è come se non si capacitasse della distanza. Cioè, Walter è se stesso? Sì, se stesso, no? Diciamo la vita, Mhm. l'esperienza della sua vita, ecco. Ah, l'ha presa sta Mm. Vic? Sì, 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 l'ha presa. Adesso dice, vede sta vedendo cosa provoca l'esperienza di vivere con rabbia e perdere tutto ciò che è bello in una vita, in particolare rispetto all'esperienza col figlio, con i figli, diciamo. Vuole lasciare un messaggio al figlio, Walter? Mm. Sì, adesso gli dice scusa per la mia assenza, ma ero proprio incastrato in quella rabbia. Mi tenevano giù. Brutta esperienza, me la ricorderò. Vuole andare nel portale aureo? Sì, sì, adesso sì. E lo salutiamo. Mhm, Lo chiudiamo. Dal mhm. punto di vista di Walter, meglio, peggio, uguale. Meglio, molto meglio. Vedevo infatti che c'era un carico da parte della figura maschile, sia per quanto riguarda quando aveva 3 anni e sia ai 15 anni c'era stato qualcosa ed era sempre riferito alla figura maschile, un peso, un carico. Mm, Meglio, molto meglio. Si è... mm, mhm. Va bene. Sì. Condizione dell'emozionale di Walter. Vediamola. Allora, ogni tanto, allora, in questo momento, grandi cose, a parte un po' di, non so neanche se può essere un'emozione negativa, direi un'emozione che c'è, tipo una base di emozioni che è un po', diciamo, una certa apatia, no? Un certo Mhm. rimanere lì sempre, né troppo su né troppo giù. E poi ogni tanto c'è proprio questi picchi di senso di solitudine. Ok, lui adesso con le sue mani energetiche prende queste emozioni a bassa frequenza Mhm.
definitivamente e, se vuole, le mette in un portale definitivo. Sì, sì. Mhm. Sì, Fatto? sì. Ok. Adesso gli insegni, Elena, a creare un ad eternum. Fallo anche adesso tu, Walter, insieme a noi. Mhm. Descrivici come si crea un ad eternum, Elena. Allora, palmo della mano destra verso l'alto, l'altro palmo sopra, alzo, nel suo caso, Mhm. e mentre alzo qua si crea un flusso energetico e poi quando arrivo in parallelo diventa una grossa sfera. Poi la appoggia sul pavimento del cluster e si diffonde ovunque. È già andato nel cluster, quindi. Sì, ah sì. Mhm. È nel cluster lui. Come li vedi i contratti? Ehm, tipo delle piume lunghe ma molto sottili, quasi che non hanno le piume. Sai, quasi solo la bacchettina con delle piume piccole, corte. Ecco, Mhm. ce n'è solo 3 o 4 per ogni vita, neanche tanto, nel senso che alcuni sono stati tolti e non sono tornati. Ce n'è qualcuno che si è aggiunto, direi un 30%, 35% di nuovo rispetto a tutto lo spazio. Un ad eternum qua, vediamo tutti i contratti, un ad eternum qua, Mhm, e create insieme, mostriglielo, anzi lo crea lui, però glielo mostri tu, un ad mhm, eternum veritas. Un ad eternum cioè che è orientato all'unica cosa che ci dovrebbe importare qui, la verità delle cose. È un gioco, sì, è un gioco, questa è una verità. Quindi si toglie un po' di gravità, no, al mm, gioco. È solo un gioco e occorre vincerlo per dare un senso al gioco, non ritirarsi. mhm. Sì, l'ha fatto e messo. Avatar. Dall'ultima sessione cosa è rimasto? Allora, sopra, direi sopra, c'è un grosso spicchio così che sono le entità eteriche e qua un altro spicchio così che sono le entità mentali. Lo teniamo? No? Lo buttiamo? Mhm. Si sta aprendo il portale definitivo. Ok, ha buttato e chiuso. Ad eternum anche qua, nel cluster. Mhm. Mentre fa questi passaggi, Mhm. Walter deve sapere che questi sono gli ultimi passaggi, quelli che Mm, chiudono una questione. sì, Quindi finalmente il momento dell'analisi e delle pulizie si conclude oggi. sì. È come se... È come quando si chiude una casa per sempre, no? Mm, O si lascia un paese o una città perché si decide di cambiare vita. sì. La PS dice è come se tu avessi appena finito la scuola e adesso ti crei la tua vita come la vuoi. Mm. Cosa fa quindi qui nel cluster? Nel cluster ha già messo tutto, Tutto. abbiamo già buttato via Li ha tutto. creati i due. Sì, sì, sì. Anche Dove? lava, anche nell'avatar. E sempre fatti concentrici come succede Sì, normalmente? O... sì, sì, sì.
vengono così. Sì, scusa, volevo dire nell'avatar, scusa. Sì, è Ok. fatto uguale. Mantide, leone, falconiforme, 2DL, entità mentale 2, 3, 5 e tutti gli impianti. Ci sono ancora? No. Come si chiamava il suo programma? C'è ancora? Depauperamento è venuto. C'è ancora? No. Nuova vibrazione. Anche in questo caso di lui, della figlia, se arrivo, e della madre. Figlia e madre sono nel cinema, hanno visto delle cose Sì. e lui ha fatto tutto il lavoro. Allora, lui è arrivato a 189 miliardi. Mi viene da dire una cosa che diresti normalmente tu perché sono le parolacce, il tuo mondo. Ma... Certo. 189? Molto bene. La figlia? 67 miliardi. La madre? 49 miliardi. Beh, evviva. Mm. Consapevolezza. Uh, 181. La figlia? Sì, poco, 178, adesso non mi ricordo cosa era prima, ma più o meno. La madre? 156. Livello della PS. Allora, il suo 65. La figlia 47 e la mamma 38. Vite precedenti. Allora, 1526. Ok. La figlia? Più o meno, mi sembra, se non mi ricordo prima, ma adesso mi viene 1328. Era 81. La madre? 1412. Cervello. 9.7. Bene. La figlia 9.5. La mamma Bene. 9.1. Benissimo. Adesso la figlia e la madre sono nel cinema. Prima di salutarle, e sono nel cinema, ripeto, diamo loro di nuovo Vic, Ad Eternum, Eterna Frequenza, Uomo Energia, tutto il pacchetto. Se vogliono in eterico dire qualcosa a Walter, lo possono fare. La figlia e la madre. La figlia si sente molto, molto, molto alleggerita. Sentiva come se ci fosse il carico della nonna e del papà. E la mamma è contenta di vedere che c'è una possibilità per Walter, ecco. Le salutiamo. Sì. Chiudiamo le porte del cinema. Normalmente non lo facciamo, non direi di farlo in questo caso. Tanto che assistano anche al messaggio finale o no, non cambia molto. È un po' come un momento privato di Walter, no? È come se mettessimo già un muro, una separazione tra quella che è la sua vita e quella che è la vita degli altri. Quindi a porte chiuse, messaggio finale della PS di Walter a lui. Relativamente a tutto. Centrati, allenati ad alzare le vibrazioni perché adesso sei sul trampolino di lancio. Questo nuovo posto e questo nuovo lavoro sono il tuo trampolino di lancio. Segui ogni gradino verso il tuo obiettivo.
perché quello che tu vuoi fare da grande si può raggiungere facendo un gradino alla volta. Messaggio finale relativamente all'anima gemella o fiamma gemella. C'è una porta là in fondo che deve essere aperta. La potrai aprire solo quando avrai messo le basi per la tua vita. Quindi quando ti sentirai dentro a quello che tu vorrai fare, allora si aprirà, potrai aprire quella porta là della fiamma. Ci sono delle fiamme grezze in questo momento? Ci sono, sì. Le 6 Sono famose. 6, sì. Che altro? Facciamogli mettere un ad eternum nel corpo fisico. Se lo crea lui. Dove se lo mette? Sul ginocchio destro. Corpo mentale lo mette in testa. Corpo emozionale vicino a quello che era il posto di quale emozione lo mette? Vicino all'apatia. Eterico dove lo mette? Qua dietro. A destra, più o meno dietro, tra la spalla e l'occipite a destra. Subliminale. Tutto. Ok. Frequenza finale. 237 miliardi. Pronto a tornare? Disconnettiti da tutto e tutto.